Immaginate un imperatore che parla 6 lingue, scrive trattati di falconeria, corrisponde con filosofi arabi, e che viene scomunicato non una, ma ben 4 volte. Un uomo che fa una crociata, senza combattere, e che viene definito l'anticristo da un papa, e stupor mundi, lo stupore del mondo, dai suoi contemporanei. Ma chi era davvero Federico II di Svevia? Visionario o tiranno? Uomo del Medioevo o precursore del Rinascimento? Siamo tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. L'Europa è frammentata, divisa tra imperi, regni e poteri religiosi. Il papato, forte e ambizioso, vuole dominare spiritualmente e politicamente. Intanto, le crociate infiammano il Medio Oriente, e il Mediterraneo è crocevia di commerci, lingue e culture. In questo mondo complesso nasce Federico, nel 1194, figlio dell'imperatore Enrico VI e di Costanza d'Altavilla, regina normanna di Sicilia. Una combinazione unica, sangue svevo e spirito arabo-normanno. Rimasto orfano in giovane età, Federico cresce a Palermo, sotto la protezione del Papa. Ma non sarà un pupillo docile, già a 14 anni inizia a reclamare il trono di Sicilia. A 18 è incoronato re dei Romani, e nel 1220 diventa imperatore del Sacro Romano Impero. A differenza dei suoi predecessori, non sogna solo di dominare, sogna di comprendere. Parla latino, greco, arabo, ebraico. Invita astronomi, medici, poeti e filosofi alla sua corte. Scrive il De Arte Venandi Cum Avibus, un trattato scientifico sulla falconeria, in latino e in arabo. Ma il suo sogno di potere universale lo mette presto in rotta di collisione con il papato. I papi temono Federico, troppo potente, troppo intelligente, troppo libero. Il conflitto è inevitabile. Nel 1227 parte per la sesta crociata, ma un'epidemia lo costringe a tornare indietro. Il papa lo scomunica. Federico, imperturbabile, riparte l'anno dopo e conquista Gerusalemme senza combattere. Negozia con il sultano Al-Kamil e ottiene la città per trattato. Una vittoria diplomatica mai vista. Il papa reagisce con rabbia. Lo accusa di empietà, lo chiama figlio del diavolo. Federico replica con sarcasmo, in lettere aperte in latino, dove difende la ragione contro il fanatismo. Federico non fu solo uomo di guerra e polemica. In Sicilia vara le Costituzioni di Melfi, un corpus legislativo centralizzato, moderno, laico. Limita i poteri feudali, regolamenta i commerci, tutela i diritti dei sudditi. In un'epoca dominata dall'arbitrio, costruisce un primo embrione di Stato moderno. Favorisce le arti e le scienze, fonda l'Università di Napoli nel 1224, la prima istituzione accademica laica e statale d'Europa. Federico II non era amato da tutti, ma era rispettato da chiunque lo conoscesse. Era un enigma vivente, cristiano che dialogava coi musulmani, imperatore che sfidava il Papa, uomo del Medioevo che parlava come un umanista. Morì nel 1250, nel suo castello di Fiorentino, in Puglia. Poco dopo, nacquero leggende, che fosse un profeta, un anticristo, un immortale. Alcuni dicevano che sarebbe tornato, come un nuovo messia o un imperatore dormiente. Federico II è stato tutto e il contrario di tutto, razionalista e mistico, tiranno e riformatore, imperatore medievale con la mente da scienziato moderno. Il suo regno fu breve, ma lasciò un'impronta profonda, nelle leggi, nella cultura, nella memoria collettiva. Oggi, ci resta una domanda. Quanto di quel che chiamiamo modernità è nato davvero nel Rinascimento? E quanto, in realtà, è l'eredità di un uomo nato nel 1194? Se questa storia ti ha stupito quanto Federico stupì il suo mondo, iscriviti al canale, lascia un like e commenta. Secondo te, Federico II fu davvero il primo uomo moderno?